Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8 edizione Hachette numero 19. Andiamo subito a dare un'occhiata al fascicolo per quelli che saranno interessati non soltanto a guardare le immagini ma anche a leggerne i contenuti. Non tutti del resto hanno acquistato questa collezione. Questa è la seconda pagina di copertina con numeri utili e servizi. Mentre intanto faccio scorrere le immagini, vi posso dire che io ho montato già tutto il numero 19 e poi sono andato nuovamente a rismontarlo. Perché voi che mi seguite già sapete come sono. Ho cercato di trovare la soluzione più semplice al montaggio, anche così da riuscire a fare i video un po' meno lunghi. Del resto vorrei spezzare sempre una lancia a mio favore quando parlo di questo. I miei video sono necessariamente più lunghi, non perché io sia necessariamente polemico, ma perché non mi limito al solo montaggio, ma cerco di aiutare quelli che hanno più difficoltà affinché possano evitare di fare dei possibili danni o un montaggio non corretto. E vi garantisco ragazzi che di persone che fanno video ce n'è che purtroppo non si rendono conto e fanno montaggi non corretti. Io ovviamente non me la sento, solo una volta sono intervenuto con un ragazzo che mi ha anche ringraziato, però non me la sento di intervenire avendo io un canale perché non vorrei essere indelicato, ecco. Comunque, detto questo, volevo anche ringraziare a tutti coloro i quali sono iscritti al mio canale, perché grazie a voi io sono ancora qui oggi a fare video. E il canale è vero che non vive e neanche quasi sopravvive, però c'è tempo, nel senso che sono cose che col tempo daranno i loro frutti se ce lo meritiamo. Ecco, io per adesso vi ringrazio perché sono quasi arrivato a 200.000 visualizzazioni totali e sono contento. Sono a oltre 1370 iscritti, sono altresì più contento e quindi vi ringrazio. Ringrazio anche coloro i quali che grazie alla loro donazione economica, oltre a permettermi, eccoci arrivati alla fine, oltre a permettermi di poter fare un acquisto per il canale, mi hanno anche fatto accorgere che sotto i video c'è una icona con sopra scritto grazie e uno volendo può farmi una donazione. Adesso calmi, il canale è gratuito, non siete voi che dovete darmi dei soldi, ci mancherebbe, però non posso certo dire che questi due personaggi, anzi personaggi, ho usato un termine improprio, è anche sbagliato, queste due persone che hanno deciso di aiutarmi, una è Passione Mototorino, l'altra non vuole essere nominata, quindi dicevo non posso certo dire che non mi abbiano fatto piacere, oltre che prima ancora di tutto sorpresa. Bene ragazzi, vorrei anche dire un'ultima cosa e poi passiamo al montaggio, abbiate pazienza, ma quando vedo che 83 persone su 100, quindi se considerate che ho 1370 erotti iscritti, più di 1000, l'83% non si è iscritto al canale di quelli che mi guardano, mi dispiace. O meglio, forse ho fatto una percentuale tutta di Michele, come volevo dire che praticamente di tutti quelli che mi guardano l'83,7% non si iscrive al canale.
adesso io chiedo questo, a voi non costa nulla, se avete piacere di guardare i miei video ricordatevi anche ragazzi di iscrivervi al canale e se attiverete la campanella da rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video, Michele è ancora più contento. Adesso io vi faccio vedere come ho deciso di procedere al montaggio di questo numero, che adesso andiamo a vedere. Molto onestamente devo dire non è così ben spiegato, nel senso che le fotografie, mi manca un po' di vista, però le fotografie che adesso andremo a vedere non sono così chiare, soprattutto poi tutte quelle didascalie sotto scritte, che adesso io vi faccio vedere cosa ho fatto. Troverete dei pezzi qua con delle viti già montate per il discorso che vi ho detto prima. Vi facilito il montaggio, la spiegazione a voi e nello stesso tempo faccio prima a terminare il video, così non vi annoiate. Ragazzi, se andate avanti io vi chiedo solo una cosa, fate quello che volete, ci mancherebbe, però non mi fate poi domande le cui risposte sono contenute nei video, ok? Solo questo vi chiedo. Adesso andiamo a vedere. Io ho preso un lubrificante, va bene qualsiasi tipo, io ho un grasso, se avete olio, svitolo, quello che volete. Una piccola pezza, poi un pezzo di carta per poter asciugare il grasso in eccesso. Andiamo subito a vedere la prima parte. I componenti dell'impianto sterzante. In questo numero cominciamo ad assemblare gli elementi che costituiscono lo sterzo della Ford Gran Torino. Primo, questo, che è il tirante dello sterzo, poi abbiamo questo e questo, tirante esterno destro e sinistro, che poi andremo a vedere sono contraddistinti con le lettere R, eccola qui, ed L. Poi abbiamo questo che è il braccio di rinvio, come potete vedere abbiamo già le viti montate, così come anche su questo e su questo. Poi abbiamo questo che è il supporto al braccio di rinvio, questo qui, e due serie di viti FM e KM, tutte e due destinate ad essere montate, chiedo scusa, avvitate nel metallo. Vediamo il blister, quindi se avete piacere eseguirete il montaggio con qualche mio consiglio. Diversamente ricordatevi sempre che il modello è vostro, le istruzioni non perdetele mai di vista, però quando ho visto tutto quello che c'è scritto qui e molto onestamente ho dovuto prendere, insomma io ho 55 anni, mi manca soltanto diciamo 9 decimi da vicino, comunque anzi quasi 10 decimi, ma da vicino ho bisogno di un paio di occhiali che mi correggono di un grado, ma nemmeno con quelli riuscivo a vedere queste foto, perché avrebbero sicuramente potuto farle in un primo piano migliore a mio parere. Comunque andiamo avanti e procediamo. Prima cosa prendiamo questi due braccetti, 1 e 2, e distinguiamo il D che è il sinistro e la lettera E che è il destro. Quindi andiamo a vedere quale di questi è il sinistro. Eccolo qui. Forse la L si vedrà non bene, comunque è stampata qui, questa è la L e la mettiamo qua, sinistro. E ovviamente questo per esclusione è la R, ma cerco di farvi vedere la lettera ugualmente, che è qui. Ok, a questo punto prendiamo due viti KM, guardate, prendiamo prima il sinistro, lettera L, e lo mettiamo così come in figura. Guardate proprio, ecco perché vi ho già lasciato le viti montate, così non vi potete sbagliare.
provo a spostare dietro le istruzioni per vedere se riesco a mettere più a fuoco questo pezzo. Vediamo, aspettate ragazzi, perché lo so, mi accorgo che va via il fuoco dall'immagine, ma non riesco a capire, anche se fermo poi, come mi ha detto Alessandro, la scritta autofocus sul fianco, lo stesso lui poi va via e mi dà veramente tremendamente fastidio. Caspita. Allora, torniamo a noi. Prendiamo questo, guardate, così come in figura, e il sinistro, lettera L. E andiamo a mettere la vite KM con un po' di olio o grasso e la andiamo ad avvitare. Non arriverà fino in fondo, perché non serve, va bene? Perché poi ci sarà lo spessore di questo. Guardate bene come l'ho messa, questa è la L, ricordatevi. Guardate la curva come fa, vedete? La vite va messa qui. Spero che questo sia abbastanza chiaro. La mia non è polemica o ripetermi sempre, ma è cercare di arrivare a tutti. Non so, spero che sia chiaro questo. Questa è la R. Eccola qui. La R la prendiamo così, vedete? E andiamo a metterci la vite KM sopra e ci creiamo il filetto. Ovviamente non siete obbligati, io vi dico come ho montato io. Ognuno di voi faccia quello che vuole. Vedete? Guardate bene il pezzo, Per quello vi ho messo già le viti montate, così potete vedere il giusto senso della vite. Poi semplicemente fate questo. Prendiamo il 19A e lo mettiamo così. Proprio così, guardate. Vedete qua, dal foro alla fine del braccio è più lungo, dal foro alla fine del braccio è più corto. Così. Spero si veda bene. Quindi prendiamo, senza spostare il pezzo, il braccetto sinistro, quello con la lettera L, andiamo a rimuovere la vite KM, la introduciamo qui e andiamo ad avvitare il pezzo. Ecco qua. Non stringetelo molto forte, deve essere libero di muoversi. Più lo stringerete forte, più lui sarà duro e quando andrete poi ad agire sul volante per girare le ruote non ce la farete. Adesso prendiamo, vedete com'è? Prendiamo quest'altro pezzo, che è quello con la lettera R, inseriamo la vite KM e avvitiamo. Ho la mano sinistra che purtroppo non va, ho problemi ai nervi e ve lo dico solo non per piangervi addosso, ma o meglio per piangermi addosso, ma perché troverete che ho difficoltà proprio, vedete, a trattenere il pezzo tra le dita. E quindi le cose semplici diventano complesse adesso. Aspettate, provo a appoggiare, magari riesco meglio, perché proprio questa mano non riesce più tanto a stringere. Allora,
ci sono cose sicuramente peggiori che questa. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, stringiamo pure a fondo e poi proviamo il movimento. Ecco, deve essere così, va bene? Perfetto. Ricordatevi comunque, così non avete alcun dubbio, che la parte più corta dalla vite a questa asola qui è la sinistra L, c'è scritto qua, e ovviamente per esclusione quella più lunga è la R, questa. Bene, a questo punto prendiamo un panno, andiamo a rimuovere facilmente questo, non perdetelo, la farfalla sopra, mettiamola qui, lo giriamo al contrario, anzi no, prima di fare questo facciamo quello che va fatto, infatti. Andiamo poi a prendere questo pezzo, fate molta attenzione a questo pezzo. Questo è spiegato molto bene nelle istruzioni. Questo, guardate, sembra uguale messo così, ma non può essere uguale. Non vi potete sbagliare perché se noi andiamo a girarlo in questa maniera, vedete, qui non è liscio ma abbiamo il gradino e in più qua è più spesso e qui è più fine, quindi la parte corretta è questa, guardate, ok? Prendiamo una vite KM, eccola qui, e andiamo sempre con il lubrificante a crearci il filetto qua, ok? E poi, sempre con un'altra vite KM, andiamo a crearci il filetto anche sotto. Guardate ragazzi che se non fate questo lavoro, il modello lo montate lo stesso, ma fate tanta di quella fatica, provate a non farli e vi renderete conto cosa significa poi avvitare, come in questo caso, in questa sessione di montaggio, una vite dentro un foro non filettato. Provateci. A questo punto siamo qui, andiamo a levare questo. Guardate bene, qua abbiamo un dentino più grande, qui invece l'abbiamo più piccolo, vedete? Quindi da questa parte prendiamo questa, inseriamo la vite KM così e adesso ti voglio con le dita tenere il pezzo. Vediamo se ce la facciamo. Appoggiamo che è meglio. Ecco qua. Voilà. Così. Adesso prendete due viti FM, io ho usato sempre del lubrificante e mi sono andato a creare questi due filetti dove adesso vedete le viti FM montate, 1 e 2. Quindi vado a rimuovermeli. Ok?
e vado a posizionarmi questa che abbiamo appena montato qua sopra. Non vi potete sbagliare perché questa linea che vedete poi è il proseguo del telaio, dove qua abbiamo ovviamente lo spazio per il pezzo. Non vi potete sbagliare, quindi andiamo a inserirla. L'unica cosa è che questa leva, attenzione, deve essere piegata dietro il motorino di avviamento. Adesso poi vi faccio vedere bene. La leva deve andare di qua, non deve assolutamente andare davanti, altrimenti poi dovete svitarlo di nuovo perché va messo verso la parte del radiatore. Quindi facciamo una prova, appoggiamo e vediamo come si presenta. Va bene, mettiamo le due viti FM. Adesso vi faccio vedere bene, state tranquilli. Nel frattempo non dimenticatevi di iscrivervi al canale, ragazzi, che Michele è contento. Ok, vi faccio vedere se riesco. Vedete? Qua continua la linea del telaio e qui abbiamo questo che è messo da questa parte. Se lo montate più in qua, vedete che se lo giro non gira perché batte sul motorino, se lo montate più in qua vi tocca smontare tutto, deve essere messo sul davanti. Poi potrete stringere questa meglio alla fine, se sarà il caso, altrimenti no. Tenete presente che deve essere libera di ruotare questa leva. Come ho detto prima, più farete forza sulle viti, più sarà complicato poi agire sullo sterzo. A questo punto andiamo a girare il modello come è nelle istruzioni. Quindi abbiamo levato la farfalla da sopra il filtro e possiamo appoggiare in sicurezza, perché il filtro è resistente, il nostro modello in questa maniera. Adesso, attenzione, andiamo a prendere le viti KM, queste, e andiamo a crearci il filetto in 1, c'è già la vite, vedete, 2, ma questo è il pezzo che abbiamo già montato prima, vi ricordate che ve l'ho fatto già fare, quindi non servirà se l'avete fatto, e 3, quindi sui braccetti delle ruote e su questo pezzo che abbiamo già però montato in precedenza. Perfetto. A questo punto, vedete, la macchina è messa così, da questa parte, che è la destra, non guardatelo girato così che è la sinistra, dovete vedere il modello girato al contrario, quindi questa è la destra, la R, quindi andrete a prendere il braccetto con la lettera R e andiamo a montare il primo braccio. Il 19 è quello contraddistinto con la lettera R e lo mettiamo così, guardate. Dovrete avere qui le due viti che avete montato. Andiamo a rimuovere la vite KM e fate così, è tutto più semplice. La inserite qua dentro, ok? E montate il primo pezzo. Ok, e il primo pezzo l'abbiamo montato. Stringiamolo un po' di più, come vi ho detto prima, quello che conta è che alla fine sia libero di muoversi. Così è sicuramente troppo, appena un po' meno, così va bene. A questo punto andiamo
a smontare questa vite, sempre KM. La inseriamo qui e andiamo ad avvitare questa vite su questo braccio, dove ovviamente l'abbiamo appena tolta. Vedete voi come riuscite. L'importante è che avete capito qual è il suo giusto posto. Un attimo ragazzi, perché ecco qui. Vedete quanto è più semplice? Immaginatevi voi, se non fate il filetto dovete premere col rischio di rompere tutti i movimenti all'interno, cioè non i movimenti, però queste parti si possono danneggiare, invece così non avete alcun problema. Ricordatevi sempre di controllare che tutto sia libero di muoversi. Adesso guardate, l'ultimo pezzo da solo lo avete già qui. Svitate l'ultima vite KM e abbiamo finito. Ecco. Provate. Questa mano non ce la faccio. Ecco qua, vedete? Fate così anche, deve muoversi tutto qua. Perfetto. Il montaggio è terminato. Ricordatevi di rimettere la vite a farfalla sopra. Fate attenzione che non la perdete, perché è facile che la possiate perdere. Inseritela bene fino in fondo. Bene, a questo punto il montaggio è terminato, si è aggiunto un altro pezzo a questo splendido modello. Mi auguro che vi possa essere stato d'aiuto. Adesso andiamo a vedere quelle che sono le uscite che abbiamo montato fino a questa, che è la 19. Poi seguirà il montaggio numero 20 e numero 21. Mi raccomando, non mancate anche di iscrivervi. Adesso prendiamo tutti i pezzi ed ecco qua. Questo è il montaggio fino al numero 19. Ditemi voi se non abbiamo già montato tanto. Un modello bellissimo che io consiglierei a tutti ovviamente quelli che hanno la possibilità, ci mancherebbe. Io so cosa vuol dire non avere le possibilità, perché sto facendo tanti sacrifici per portare avanti questo canale e grazie a voi che mi guardate ho desiderio di continuare, e quindi ecco, i sacrifici si fanno per qualcosa in cui si crede, indipendentemente purtroppo da poi come potranno andare le cose, perché nulla è certo. Però io sono così contento di potervi dare una mano, anche se non parliamo né di vita né di morte, però sono delle soddisfazioni, e quando hai qualcuno che ti scrive grazie Michele che sono riuscito a montare correttamente il mio modello guardando i tuoi video, e io sono contento. Certamente mi devo non migliorare, ma di più per quanto riguarda la qualità delle immagini, cercare di essere più, come posso dire, più sintetico. Ho sempre il timore di trovare magari qualcuno che non comprenda quello che dico, e quindi magari ripeto più in maniera diversa lo stesso concetto più volte, solo per quel motivo, perché in realtà io, ovviamente voi non mi conoscete, nella vita sono abbastanza veloce nel fare quello che so fare, ecco.
Per questo motivo io ho rismontato e monto tutti i pezzi, l'ho fatto anche con Ironman, pensate, monto e smonto, così come farò adesso nel numero 20, smonterò e rimonterò, o meglio, monterò e rismonterò per cercare, come ho detto prima, di non farvi sbagliare, cioè piuttosto sbaglio prima io, ma cerco di non far sbagliare voi, anche se a volte, per quello vi dico, guardate sempre le istruzioni, può succedere che magari come oggi che sono già al sesto video, devo farne ancora due, può succedere che sono un po' cotto, stanco e allora sbaglio. Quindi voi fate sempre fede alle istruzioni. Poi se c'è qualcosa che può aiutarvi in quello che Michele vi dice, io vi ringrazio e fatemi soltanto sapere. E mi raccomando a quelli che non si ricordano di iscriversi al canale, ragazzi, se avete piacere fatelo perché è importante per me. Così come magari lo è per voi vedere il filmato che vi può aiutare a montare più facilmente il modello. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video che è questo qui. Eccolo, numero 20. Andremo a montare un altro bel pezzo che è questo, i componenti dell'impianto sterzante. Anche qua abbiamo parecchio metallo che va ad aggiungersi a tutto il metallo già che abbiamo nel nostro modello. Bene ragazzi, ci vediamo, non dico dopo perché poi devo caricarli, ma io vado subito a preparare il numero 20 e poi seguirà il numero 21. Ciao ragazzi!